In questa storia vi porterò ai confini europei, in una terra che personalmente amo. Un mondo bianco dove il freddo, la neve ed il ghiaccio diventano protagonisti indiscussi. Un mondo dove in alcuni periodi dell'anno il sole si sveglia con calma verso le 11 del mattino, dove a volte il cielo si tinge di verde e dove le strade non esistono. Ma non sarà solo un video di paesaggi stupendi. Vi racconterò anche una storia che sembra così assurda da non sembrare vera. È il racconto della città che si sta muovendo. Oggi voliamo nella Lapponia svedese, tra i suoi paesaggi incredibili e la storia della città di Kiruna, che si sta spostando per lasciare spazio ad una miniera di ferro. Our Discovery Travel è il nostro viaggio alla ricerca delle cose autentiche della vita. Amiamo viaggiare e fermarci ad ascoltare le storie incredibili delle persone che incontriamo durante il nostro cammino. L'obiettivo principale è scoprire il mondo e scoprire un po' anche noi stessi, e lo facciamo anche tramite lo sport, ponendoci sempre nuovi obiettivi. Vogliamo lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e per farlo portiamo avanti i nostri progetti di sostenibilità e riforestazione. Mettetevi comodi che inizia il nostro viaggio alla scoperta. La Lapponia ha uno dei paesaggi che mi incanta sicuramente di più. Proprio questa clip è una delle mie riprese in assoluto preferite. Questo cielo limpido che si mischia con un bianco sterminato sono la sua celebre firma. Inoltre, a differenza della Lapponia norvegese o dell'Islanda, qui in Svezia il paesaggio è ancora più surreale. Non ci sono montagne o fiordi a far cambiare l'aspetto del paesaggio circostante. Sembra tutto un mondo fatato immerso nello zucchero a velo. Siamo in Svezia, sopra il circolo polare, in questa città raggiungibile da Stoccolma o con un aereo o con un treno notturno. Noi abbiamo optato per il treno, che oltre ad essere molto più economico, ti permette di vedere il cambiamento del paesaggio molto più lentamente. Kiruna non è il centro abitato più a nord dello stato. Poco più su c'è ancora Bisko, che però è veramente una piccola frazione di solo 85 residenti. Kiruna invece è una cittadina di 20.000 abitanti. Ci troviamo al di sopra del circolo polare artico di 200 km e qui le temperature possono essere veramente molto fredde. Noi l'abbiamo visitata a febbraio e abbiamo letto meno 25 gradi sul termometro fuori di casa. In questo luogo si trova la miniera ed il deposito minerario di ferro più grande al mondo. Ed è proprio qui che inizia la nostra storia. Per farvi capire la grandezza di questo complesso, in solo questa miniera si estrae l'80% di tutto il ferro prodotto in Europa. Ma cominciamo a capire perché si estrae il ferro, come lo si estrae e come mai questa miniera viene anche definita ecologica. Il ferro si usa tendenzialmente per tutto, siccome è un materiale molto resistente e costa poco. Si usa per la costruzione di macchinari, auto ed edifici. È l'ingrediente fondamentale per la produzione dell'acciaio. Le acciaierie infatti hanno degli altiforni che arrivano fino a 2000 gradi e per produrre l'acciaio bisogna fondere il ferro poco sopra i 1500 gradi e successivamente aggiungere una piccola percentuale di carbonio. Ma torniamo al ferro. Di solito l'attività di estrazione ha un grande impatto sulla produzione della CO2. Ma come mai la miniera di Kiruna viene definita ecologica? Di solito quando si estrae il ferro, i frammenti di minerale contengono sia ferro che ossigeno. Per poter rimuovere l'ossigeno di solito viene utilizzato il carbonio che legandosi con quest'ultimo si trasforma in anidride carbonica. Ma è a piano entro il 2030 di estrarre l'ossigeno non più con il carbonio, ma con l'idrogeno. Da questa operazione si formerà solo vapore acqueo e non più anidride carbonica. Si stima che questa innovazione possa ridurre più del 90% delle emissioni. L'estrazione è un'attività invasiva per il territorio. Essendo sotterranea, non cambia particolarmente il paesaggio in superficie, ma fa aumentare di molto i rischi geologici. Pensate che la miniera di Kiruna ha già scavato 2 km in profondità e si sta continuando ad espandere.
Nel 2004 si è così deciso di spostare il centro della città più a est di qualche chilometro. Ma provate ora ad immaginare che cosa voglia dire essere un abitante di Kiruna e sentirsi dire che c'è un piano che durerà decenni per spostare la città in cui hai vissuto per tutta la vita. L'avere una casa diversa o in una posizione diversa, dover dimenticare le strade in cui sei cresciuto e che conoscevi alla perfezione, dover cambiare le tue abitudini, il tutto per una miniera di ferro. È anche vero che la maggior parte degli abitanti sono gli stessi operai delle miniere o le loro famiglie. Questo potrebbe rendere lo spostamento leggermente più facile. Non è comunque il primo caso in cui una città viene spostata, ma è sicuramente una delle opere più importanti in epoca recente. Inoltre non è un'attività completamente nuova per gli abitanti del luogo. Già negli anni 70 erano stati sgomberati alcuni quartieri. Lo spostamento resta comunque necessario. Con l'espandersi degli scavi, alcuni palazzi hanno visto comparire le prime crepe. Il piano in atto dal 2014 prevede sia di spostare letteralmente degli edifici, sia di distruggere e di ricostruire altri locali. Lo spostamento più incredibile è quello della Chiesa Rossa di Kiruna ed è pianificato nel 2026. Ci vorranno almeno altri 20 anni e si stima che il costo complessivo sarà superiore ai 3 miliardi di euro, in parte finanziati dalla compagnia proprietaria della miniera. Si sono inoltre trovati altri giacimenti di minerali preziosi ad inizio del 2023 e questo rende ancora più incerto il futuro di questa regione. Queste sono le storie che cerco. Il tutto era partito ovviamente per visitare il meraviglioso paesaggio della Lapponia e per vedere l'aurora boreale. Ma è quando scopro queste storie che impazzisco letteralmente. Provo ad immaginare e a rendere concreto nella mia testa quello che potrebbe essere semplicemente il titolo di un giornale. Kiruna : la città che si sta spostando. Bene, ma quella città è fatta di persone che hanno delle abitudini ed una vita ed hanno sempre vissuto in quel luogo. Cominciano così a balenarmi 1000 pensieri. Siccome è un'operazione che richiederà anni, arriverà il momento in cui ci sarà una parte della città già spostata ed un'altra no? Come si potranno organizzare a livello pratico con i mezzi ed i servizi pubblici? Nasceranno problematiche legate alla proprietà o ai terreni? Imparo sempre qualcosa quando faccio questo lavoro di medesimarmi in una realtà che vive una situazione molto diversa dalla mia. Questa di Kiruna mi ha veramente stimolato 1000 pensieri. Osservare il mondo, ma più nello specifico incontrare culture e persone diverse. È il vero valore aggiunto del viaggiare. E questa volta abbiamo scoperto che c'è un popolo che si sta preparando a spostare la propria casa. Questa è Our Discovery Travel. Se ti fa piacere lasciaci un like e se hai una storia che ti ha colpito scrivicelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo viaggio e alla prossima scoperta.